Ciao e bentornato sul mio canale Avangarage Rec Studio. Oggi, siccome abbiamo già parlato di che scheda audio comprare, che DAW utilizzare, parleremo di un argomento scottante, le cuffie. Questo argomento separa quasi tutti, insomma, all'interno del mondo dell'audio. Non voglio renderti la cosa troppo complicata o difficile, quindi cercherò di mostrarti quali secondo me sono i migliori modelli che tu potresti acquistare all'interno di un home studio. Allora, innanzitutto c'è da dire una cosa. L'acquisto della cuffia è strettamente legato all'utilizzo che ne andremo a fare. Se tu sei un producer, un DJ, uno che scrive musica, un musicista che lavora fondamentalmente a casa col computer e la sua scheda audio, la cuffia di cui hai bisogno fondamentalmente è una cuffia abbastanza lineare che ti permetta di capire cosa stai creando e di capire cosa stai facendo e di capire se quello che stai facendo poi è traslabile e può essere portato, diciamo, nel mondo reale nella miglior maniera possibile. A questo punto potresti optare per delle cuffie aperte. Cosa significa per cuffie aperte? Per cuffie aperte intendiamo delle cuffie che fondamentalmente non fanno dell'isolamento, delle cuffie tipo queste, ok? Queste sono delle cuffie sovraurali, nel senso che nel momento in cui le indossiamo vanno sopra le orecchie. Poi ci sono altri modelli di cuffie, delle circumaurali, che sono delle cuffie che coprono completamente le orecchie. Ecco qua. E poi ci sono le cuffie che conoscete, che sono le in-ear, quindi in-aurali, che vanno completamente dentro le orecchie. Se invece la tua necessità è quella di far registrare o di registrare in prima persona, a quel punto potresti aver bisogno di cuffie che ti isolano un po' di più dal rumore. Cosa vuol dire isolarti dal rumore in un contesto di registrazione? Vuol dire che mentre sto registrando la mia voce, per esempio, al microfono, non devo avere rientri derivanti dalle cuffie, non devo avere rientri derivanti dalle cuffie, quindi la base che sto ascoltando non deve rientrare nel microfono. Questa cosa è molto molto comprensibile quando, per esempio, io mi ritrovo in studio nella sala di ripresa, ho un chitarrista acustico che magari deve fare un disco solista, quindi chitarra solo, però ha bisogno di avere in cuffia il click. Se io ho una cuffia che non è molto isolata e non fa dell'isolamento verso l'esterno, diventa un problema, perché il mio microfono, oltre a captare la chitarra, capterà sempre il click, che poi, capirete, in editing, per toglierlo diventano dei dolori, diventano bestemmie vere e proprie. Quindi, diverso utilizzo, diverse opzioni di cuffia. Cuffie in sala di ripresa, solitamente si utilizzano cuffie isolanti, quali più, quali meno. Se invece la tua necessità è mixare a livello professionale, qui alla fine del video ti mostro delle vere chicche, con cui puoi chiudere dei mix e dei mastering a livello professionale senza avere casse spropositate e senza spendere milioni in delle cuffie che costano tantissimo. Andiamo a vedere i primi modelli di cuffie che ti consiglio se hai bisogno di lavorare in regia, quindi fondamentalmente in mix e in produzione. Come prime cuffie ti voglio mostrare le classiche, delle HG. HG fino a poco tempo fa faceva un modello, le 141 se non sbaglio, o le 140, le 121, e adesso da un paio d'anni ho visto che hanno dimezzato i prezzi e le 240, che prima costavano circa sui 200 euro, sono scese a 69 euro. HG io l'ho sempre utilizzata, solamente adesso vedo che probabilmente nei nuovi modelli di cuffia hanno tolto la possibilità di cambiare il cavo, che era una cosa fondamentale, vedete? Perché le cuffie HG possono essere o col cavo direttamente saldato, se si rompe il cavo si butta la cuffia, o col cavo intercambiabile. Se si rompe il cavo, in questo caso, posso tranquillamente cambiarlo con un altro. Quindi in questo modello hai con 70 euro un paio di cuffie che secondo me suonano molto bene, soprattutto se le abbini a un software di correzione della linearità delle tue cuffie. Cosa vuol dire? La risposta delle tue cuffie viene linearizzata, viene resa piatta da dei software come può essere Sonarworks o può essere Sienna di acustica audio,
e a quel punto tu stai mixando con delle cuffie ultra lineari. Ecco, ti consiglio le HG 240 per iniziare, perché sei su un prezzo veramente abbastanza accessibile, si parla di 69 euro adesso in sconto. Oppure possiamo andare a vedere la loro copia, questa cuffia qui, che consiglio sempre a tutti. È una HD 681, penso sia la copia delle Sennheiser. Vanno benissimo, sono ultra economiche, ci puoi chiudere dei mix tranquillamente e sono presenti anche nei software di correzione di cuffie per rendere lineari. Se hai poi dei preamplificatori per cuffia, cos'è un preamplificatore per cuffia? È il jack femmina dove attacchi la tua cuffia nella tua scheda audio solitamente. E quasi sempre quando colleghi una cuffia a una scheda audio economica non ti puoi aspettare un preamplificatore in termini di dinamica, in termini di linearità molto prestante, ecco. Quindi diciamo che è sempre bene fare caso anche all'impedenza della cuffia che utilizziamo. Se utilizziamo un'impedenza abbastanza bassa, la nostra scheda audio riesce a gestire abbastanza bassa, intendo delle impedenze che vanno dagli 8 ai 32, 60 ohm, ok? In questo caso questa cuffia è gestibile da tutte le interfacce economiche, suona benissimo, io l'ho provata più e più volte, ci ho chiuso dei mix con dei software di linearizzazione e te la porti a casa per 38 euro. Qualità Superlux, che diciamo è un marchio cinese che però fa delle cose veramente veramente notevoli. Altra cuffia che ti consiglierei se vuoi salire un po' di prezzo, questa è probabilmente la prossima cuffia che farò per lavorare a casa, è la DT990 Pro di Beyerdynamic. Beyerdynamic ha fatto queste cuffie, è una serie che fa da una vita, non ha il cavo intercambiabile, è la serie O Pro, però mi raccomando attenzione perché la 990 in questo caso lavora a 250 ohm, se non hai un buon preamplificatore per cuffie rischi di sentire un volume bassissimo e di avere una linearità molto ambigua. Di Beyerdynamic ti proporrei anche la serie 770, la 770 Pro Professional, la trovi a 139 euro, più o meno stesso prezzo delle 990. Mi piace molto come suonano, hai sempre il cavo che non è intercambiabile, come puoi vedere da qua. Però mi raccomando, quando sei all'acquisto, seleziona gli ohm, l'impedenza a te più congeniale. Se hai un preamplificatore professionale vai sui 250 ohm, se hai un preamplificatore mid range vai sugli 80 ohm. Io ti consiglio i 32 per non sbagliare e stare sull'home recording, ok? Ti ho mostrato le cuffie che sceglierei per lavorare in produzione o comunque in mixaggio, stando su un range abbastanza basso, perché possiamo veramente tanto salire di prezzo, ma mi sto indirizzando a un pubblico dell'home recording fondamentalmente. Andiamo a vedere adesso le cuffie che consiglierei per la sala ripresa, o comunque per te per registrarti. Partiamo con le cuffie più economiche che si possono trovare sul mercato, sono delle HG K52 Closed Back. Sinceramente tutta questa serie HG, io avevo la K275, non mi fa impazzire. Uno perché le trovo molto fragili, due perché la risposta in frequenza fa veramente pena e tre perché l'isolamento è un po' penoso, nel senso che sì, sono closed back, si portano dietro tutti i difetti o pregi delle closed back, delle cuffie closed back, ossia chiuse, portano solitamente a un'enfasi sulle basse frequenze. Se lo usate anche per mixare, tenetene conto perché vi troverete delle basse molto più presenti, che è però comodo quando uno registra per avere un suono più avvolgente, diciamo. Un'altra cuffia che ti posso consigliare per registrare è la K271. Io ho la sua versione vecchia che è la K171. Con questa, diciamo, l'80% delle take dei clienti da me rimane contento. Con la K271 non è nient'altro che una cuffia più larga e quindi che prenderà ancora di più il tuo padiglione auricolare, verrà ancora più coperto, quindi sarà più avvolgente e avrai un maggiore isolamento. Queste vanno bene nella maggior parte dei casi, quando devi isolare la maggior parte degli strumenti, quando stai registrando delle voci che andranno sulle basi, quando stai registrando chitarre che andranno sopra delle batterie, quando stai registrando delle batterie. Però ho notato che, attenzione,
Quando registro comunque degli strumenti solisti dove il musicista mi richiede una base, un click molto alto nella cuffia, queste cuffie iniziano ad essere un po' tirate di collo. Lo stesso discorso vale per le Beyer DT770 Pro che avevo fatto vedere anche prima, ma che sono comunque chiuse sul retro. Mi raccomando, anche qui scegliete gli ohm, bellissime per registrare e per mixare. Queste in questo caso le consiglio anche per mixare, comodissime, perché una cosa da non tralasciare quando compriamo delle cuffie e se le diamo ai nostri musicisti per registrare o se le teniamo noi per registrare è la comodità di queste cuffie. Ecco, problema che comunque hanno anche le DT770 Pro e le HG 271, quelle che vi ho fatto vedere prima, è che il loro isolamento secondo me non è abbastanza alto. Mi ritrovo che se ho un musicista che tiene il preamplificatore per cuffie molto alto, una cuffia molto alta, ho rientri sui microfoni. Allora a questo punto col tempo ho trovato una soluzione, di cui ho fatto anche la recensione in un altro video che vi lascio proprio qua sotto se lo volete andare a vedere. Sono le Vic Firth SIH2, qua le chiama Ear Defenders, in realtà si chiamano SIH2, ossia Stereo Insulation Headphones 2. Io avevo il modello 1, ho notato che in questo modello, nel 2, ci sono moltissime migliorie. Sono delle cuffie, sembrano da cantiere, le vendono come cuffie per batteristi, proprio perché isolano fino a 25 decibel. Quando ho delle registrazioni dove ho bisogno di avere un isolamento al massimo, io uso queste cuffie qui. Consiglio di averne un paio in studio perché il prezzo è 75 euro. Suonano molto bene per il tipo di cuffia che sono. SIH primo modello, sinceramente, mi facevano un po' pena come tipo di suono, come tipo di risposta. Queste qui rispondono molto bene e piacciono molto ai miei clienti. Per chi è un po' claustrofobico o sente un po' di pressione, non sono le cuffie più adatte, non sono le cuffie più comode del mondo, diciamo. Però diciamo che anche il cuscinetto è molto morbido e ti permette di fare delle ore di registrazione senza sentire troppo la pressione delle cuffie. Comunque ti rimando sempre al video, se vuoi saperne di più hai una recensione abbastanza lunga. Per chi non è disposto a spendere 75 euro per un paio di Vic Firth, ho trovato la soluzione e l'ho provata su me stesso. Sono le cuffie isolate di Superlux, le HD 662B nero, circumaurali, con un isolamento molto simile a quello di Vic Firth. Vedete quanto è spessa la cuffia? Cuffie logicamente di tutt'altra fattura, però per la metà, quasi la metà del prezzo di Vic Firth, sono cuffie veramente molto decenti e accettabili, soprattutto se le usiamo per le nostre registrazioni. Non abbiamo bisogno di linearità o altro, abbiamo bisogno semplicemente che queste isolino. Giunti alla fine del video ti voglio parlare di un paio di cuffie particolari. Le cuffie di cui abbiamo parlato fino adesso sono tutte cuffie più o meno chiamate elettrodinamiche, ossia dinamiche, hanno una membrana dinamica al loro interno che vibrando porta alle nostre orecchie il suono, ok? Trasforma l'elettricità in onda sonora, in aria. Delle cuffie che hanno un funzionamento diverso sono invece le magnetoplanari. Sono cuffie con una serie di magneti che agiscono su un diaframma e riescono ad avere un'estensione in frequenza innanzitutto più alta, cioè si parla proprio dai 20 Hz ai 30.000, 40.000 Hz, neanche udibili. Però questo permette ad avere una linearità su tutte le frequenze veramente ottimale. Quello che mi ha cambiato la vita quando sono a casa, quando sono in viaggio, quando sto concludendo delle produzioni in posti che non sono il mio studio dove ho il mio riferimento di monitor, sono le cuffie magnetoplanari di Hollow Audio. Io ho le S4X, queste qua, vedete? Completamente aperte, fanno anche il modello chiuso per ripresa, lineari sempre, però se dovete mixare vi consiglio di comprare il modello aperto, sono comodissime, ecco qua, ci lavorerei per ore. Pensate che mi era arrivato con un cavetto difettato, me l'hanno cambiato subito, il giorno dopo mi è arrivato il cavetto nuovo e sono bellissime a vedersi, c'è proprio anche un oggetto di design, hanno tutte le parti di ricambio e uno se le porta a casa io le avevo pagate 380 euro.
Capisco che è una cifra impegnativa, ma con 380 euro avete comprato la cuffia definitiva con cui chiudere tutti i vostri mix e i vostri master. E perché no, farci anche le produzioni o ascoltarci della musica per abituare l'orecchio a queste cuffie. Adesso ho visto che è uscito il modello nuovo, vi faccio vedere le S5X 1.0 Studio, che sono ottimizzati fondamentalmente per il render binaurale. Cos'è il render binaurale? Probabilmente saranno un po' più chiuse per evitare che il padiglione auricolare nostro influisca sull'ascolto, per poter fare un rendering, ossia per poter mixare in un formato che è quello binaurale, che poi può essere portato in Dolby Atmos nel multicanale. Ho parlato di tantissime cose, in realtà a te non interesserebbero neanche, però il modello attuale è questo, l'S5X, e il loro costo è 438 euro. Come per le altre cuffie che ti ho illustrato, trovi per le Hollow Audio, perlomeno nei programmi che ho provato io, su Sonarworks e su Sienna, trovi il loro file di linearizzazione. Tra l'altro vengono vendute con un foglio con la calibrazione, la data di costruzione e la firma. Questa è una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Ecco, giunti alla fine di questo video, spero che tu abbia meno confusione su che cuffie indirizzarti. Quindi in produzione vai su cuffie aperte, in registrazione vai su cuffie chiuse, in mixaggio e mastering vai su cuffie aperte e, se hai la possibilità, vai sul magnetoplanare, perché veramente ti cambia la vita. Ciao e al prossimo video!